Salve a tutti e bentornati su Speziata. Oggi vediamo la preparazione di un secondo piatto a base di carne, il polpettone, che preparerò nella versione più classica e cuocerò al forno. Come ingredienti ci occorrono 700 g di carne di manzo tritata o mista tra suino e manzo, 80 g di parmigiano grattugiato, 80 g di pane raffermo, un uovo. Per aromatizzare uno spicchio d'aglio, del timo, del prezzemolo e una grattugiata di noce moscata, sale e pepe, e per cuocere il polpettone e creare la salsina d'accompagnamento ci occorreranno sedano, carota, cipolla, dei ritagli di carne, olio extravergine d'oliva e mezzo bicchiere di vino bianco. Cominciamo a preparare l'impasto per il polpettone. Come prima cosa dobbiamo mettere a bagno il pane, al quale elimineremo prima la crosta. Lo immergiamo in acqua fredda, ma potremo utilizzare anche del latte. Nel frattempo possiamo tritare finemente il prezzemolo. A questo punto cominciamo a realizzare il composto, quindi mettiamo la carne in un contenitore abbastanza capiente da contenere tutti gli ingredienti. Aggiungiamo sale, un po' di pepe, uniamo il formaggio, una grattugiata di noce moscata e l'aglio grattugiato. Ne aggiungiamo metà perché questo è uno spicchio abbastanza grande. Dopodiché uniamo anche il prezzemolo tritato e il pane che strizziamo bene. Ed infine l'uovo. Non rimane che impastare bene il composto e amalgamare bene tutti gli ingredienti. Il polpettone deve essere impastato a lungo in modo che la carne si compatta bene e poi non si sbriciola. Quando la carne risulterà ben compatta e gli ingredienti non si dividono, non si sbriciola, possiamo dare forma al polpettone. Trasferiamo il composto su un piano di lavoro e lo lavoriamo bene. Gli conferiamo una forma cilindrica cercando di compattarlo ed eliminare eventuali crepe. Dopodiché, per perfezionare meglio la forma, lo avvolgiamo in un foglio di carta forno. Arrotoliamo e chiudiamo l'estremità a caramella. A questo punto lasciamo riposare il polpettone in frigorifero per una ventina di minuti, in modo che si compatta ancora meglio e si uniformano anche i sapori. Nel frattempo possiamo prepararci tutti gli ingredienti necessari per preparare il fondo di cottura. Quindi peliamo le carote e le tagliamo a pezzi. Tagliamo poi anche il sedano e la cipolla. Procediamo adesso con la cottura del polpettone, quindi lo srotoliamo dalla carta e lo ungiamo bene con un filo d'olio extravergine d'oliva. Dopodiché lo trasferiamo con la stessa carta in una teglia. Uniamo il fondo aromatico, distribuiamo bene nella teglia e i rametti di timo, i ritagli di carne, insaporiamo gli aromi con poco sale ed un ulteriore filo di olio. Quindi cuociamo in forno a una temperatura di circa 180 gradi per 40-50 minuti. Trascorsi 20 minuti sfumiamo il fondo con il vino bianco e inumidiamo un po' anche il polpettone. Quindi poniamo nuovamente in forno fino al termine della cottura. Trasferiamo il polpettone in un piatto o in un vassoio e con il fondo di cottura andiamo a realizzare la salsina di accompagnamento. Quindi lo mettiamo in una casseruola, aggiungiamo poca acqua o, se l'abbiamo a disposizione, un brodo vegetale e lo lasciamo sobbollire. Dopo che il fondo ha sobbollito per circa 10-15 minuti lo addensiamo unendo un composto preparato in precedenza con poco amido disciolto in pochissima acqua. Ne aggiungiamo la quantità necessaria ad ottenere una consistenza semifluida. Filtriamo adesso la salsa e la teniamo in caldo fino a quando serviremo il polpettone. Utilizziamo un colino a maglia fine o un colino cinese. Per tagliare meglio il polpettone vi consiglio di lasciarlo raffreddare o intiepidire.
Irroriamo il polpettone con il suo fondo di cottura e lo accompagniamo con un contorno. Io ho scelto delle verdure glassate. Serviamo il polpettone ben caldo, ma vi assicuro che è ottimo anche freddo, senza però irrorarlo con la salsa. Il polpettone di carne è un ottimo secondo piatto che si può preparare anche in anticipo. Per una migliore riuscita è consigliabile utilizzare carne magra e passarla almeno 2 volte al tritacarne. Un saluto da Sonia e seguite i miei prossimi video.